Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale dei Toscanacci. Ciao, buongiorno dai Tickets. Abbiamo appena lasciato la capitale Sofia, città che ci è piaciuta tantissimo. Pensavamo ci avrebbe lasciati, diciamo così, indifferenti, e invece ci ha sorpreso in positivo. L'abbiamo già detto che è una capitale interessante, con i suoi reperti, si gira bene, tranquilla, insomma a noi ha sorpreso positivamente. Questo un consiglio, magari fateci. Se volete fare una visita in questa capitale, è una città che almeno una volta nella vita andrebbe vista. Quindi la lasciamo perché il nostro era solo un giro largo, risalendo dalla Macedonia, è piuttosto vicino al confine sia macedone che a quello serbo, perché rimane nell'angolo nord-occidentale della Bulgaria e tornava scomoda, diciamo così, quando abbiamo fatto la discesa dalla Romania, attraversato la Bulgaria per andare in Turchia. Se non sapete di cosa stia parlando, potete fare, diciamo, un rewind di qualche video fa, un bel po' per la verità, dove nei mesi scorsi insomma abbiamo attraversato queste nazioni. Ora appunto, come vi dicevo, è vicino a un altro confine, che è quello serbo, perché da Sofia al confine serbo ci sono una 60ina di chilometri. Appena arriviamo lì lo oltrepasseremo, o almeno tenteremo di oltrepassarlo. Sì. Ma prima di oltrepassarlo ci siamo fermati a fare il pieno di diesel, perché qui in Bulgaria costa ancora meno rispetto alla Serbia e ai paesi successivi. E quindi l'abbiamo messa, abbiamo fatto un refill, per dir la verità. Comunque al cambio, perché qui a noi leva, viene 1,18. Quindi buono. Buono. E quindi adesso il signorino Charlie è bello pieno, ha il suo serbatoio bello pieno e possiamo partire. Te che dici? Direi proprio di sì. Attraversiamo il confine e poi ci aggiorniamo dall'altra parte. Ragazzi, il confine è davanti a noi. Ciao ciao Bulgaria, grazie di averci ospitati, noi ringraziamo sempre, che siamo stati bene. Ora passo e chiudo, il lavoro sporco lo fa la tasca. Ragazzi, tutto ok? Di nuovo in Serbia, velocissimo, rapidissimo. Nemmeno me ne sono accorto, è incredibile. Solo i passaporti ci hanno chiesto, la scansionati, ha messo il timbro e siamo entrati. Ma ha fatto aprire dietro. Ah vabbè, certo, quello è chiaro, perché... Camper, via via, leva, sparire, circolare. L'uscita della Bulgaria poi non ne parliamo, ha controllato solo i passaporti anche lì, e quindi velocissimo. Siamo di nuovo in Serbia, ragazzi. Bentornati in Serbia. Faremo strade secondarie, non abbiamo voluto prendere proprio l'autostrada. Qui serve la vignetta solo, cioè si pagano praticamente solo le autostrade. Le strade, diciamo, interne minori non c'è pedaggio. Un po' perché, per quello, ma anche perché vogliamo viaggiare tranquilli, fermarci senza il traffico pesante, fermarci quando vogliamo. Ora fra un po' ci fermeremo a mangiare qualcosa e quindi così ce la godiamo, non abbiamo fretta, quindi e altrettanto bello è vedere un po' il contesto, no? Quando abbiamo visitato Belgrado abbiamo fatto la parte settentrionale, quindi questa parte qui non la conosciamo. Charlie va. E Charlie tra poco Charlie compie 200.000 chilometri. Davvero, poverino. Siamo a 199.000 e quasi 500. Chissà dove li compirà questi 200.000 chilometri. In quale nazione, in quale paese? Non lo so, grande Charlie mitico. Allora, ci siamo fermati un attimo in questo parcheggio davanti a questo castello, chiamiamolo così. Facciamo il punto della situazione, studiamo un po' le mappe e cerchiamo un posto dove fermarci più avanti per fare il pranzo. Facciamo un'altra mezz'oretta e poi mangiamo e proseguiamo.
Abbiamo trovato dove fermarci, piccolo pit stop cibo e poi di nuovo on the road. In viaggio. Buon appetito, ciao. La strada chiama, ragazzi. Siamo ripartiti. A pancia piena, serbatoio pieno, tutto pieno. Questa strada interna è molto carina. Non è illuminata dal sole con i colori brillanti, però è molto naturalistica, diciamo. E poi il fondo stradale è ben tenuto. Al momento si viaggia molto molto bene, non ci sono nemmeno le buche. Incrociamo le dita, ragazzi. E soprattutto dopo il traffico di Sofia, anche se era poco in realtà, qui non c'è un'anima. Peccato che non ci sia il sole, diciamo sempre, ma cambia il paesaggio. Oh, ma sempre più bassi questi tunnel li fanno. Passati la testa. La percezione è che siano schiacciati. Basta la testa. Ma piccini, corti, ma insidiosi, buissimi. Per la serie Le rogne non finiscono mai, i tickets presentano, ragazzi, una nuova rogna. Sono andata un attimino dietro a prendere un po' d'acqua e ho trovato appunto dell'acqua sul pavimento. Allora, l'altra volta era successo già e aveva perso, diciamo così, si è rallentato un manicotto del boiler che noi teniamo all'interno del garage. Quindi Fede, svuotando il garage, l'aveva ristretto e tutto era ritornato nuovo e a posto come prima. Ora ancora non abbiamo capito, perché siamo in marcia, siamo in viaggio, dobbiamo fermare a breve perché il tappeto di fronte al frigo nell'interno del corridoio di Charlie è bagnato, quindi non è un buon segnale purtroppo. E l'acqua appunto sembra venire di nuovo dal garage. Quindi era per quello che vi dicevo della serie Le rogne non finiscono mai, perché qui non mollano purtroppo. Abbiamo guardato un posto Park Fortnite qui nelle vicinanze, perché qui siamo in una strada, non possiamo fermarci in mezzo alla strada, e abbiamo trovato, sembra un posto un po' tranquillo, perché dobbiamo aprire dietro, svuotare l'intero garage completamente, perché purtroppo il boiler è incassato in una struttura di legno posta in fondo al garage. Quindi dobbiamo svuotare il garage prima che faccia buio, vedere dov'è questa benedetta perdita e poi cercare di sanare tutto. Abbiamo trovato quest'area picnic, qui c'è questo chiosco di legno a fianco a questo fiume, una soluzione così estemporanea, trovata senza tante scelte, e vediamo un attimo il da farsi, via. E niente, è di nuovo il boiler, è tutto fradicio qui, quindi niente, tocca rismontare tutto. Bypassiamo come l'altra volta il boiler temporaneamente. Mannaggia. E niente, ce l'avremo con il nostro boilerino del Decathlon, tutto bagnato fradicio qui, anche il legno si è tutto bagnato di nuovo, anche qui c'è l'acqua. Capisce da dove esce, però esce. Allora devo staccare questo e mettere questo, così bypasso il boiler e l'acqua arriva solo l'acqua fredda alla doccia, ma non va l'acqua fredda al boiler. Quindi il boiler lo svuotiamo con la valvola di scarico. Ora vediamo se viene giù l'acqua. Un pochino, forse, vabbè, se gocciola un po' non fa nulla. Senti l'aria? Perché ora ho liberato l'impianto, ho aperto i rubinetti sotto, passa all'aria e dovrebbe buttare fuori l'acqua da sotto. Ora vado a controllare. Poi ci si muove malissimo qua dentro, guardate la roba là fuori, sembra esplosa una bomba. Sta uscendo l'acqua, perfetto. Sta scendendo scarica quindi. Sotto al pavimento esce l'acqua perché ho aperto il rubinetto qui. La valvola di scarico. Di scarico, così svuotiamo il boiler. Ok.
questo sta qui così e questo qui lo mettiamo in comunicazione diretta. Vai, bloccato con l'acqua che arriva dalla pompa qui. Oddio, ci si muove malissimo qua sotto, mamma mia. là, tacchi rapidi perfetti. Ok, in questo modo possiamo fare solo la doccia fredda. Faremo la doccia Perché fredda. l'acqua fredda Facciamo. va alla doccia ma non va al boiler e quindi nel tubo di acqua calda non passa niente. Questo può rimanere alto, tanto non ci allaga nulla, perché questo è chiuso, quindi va bene. Va bene, basta. Allora, lavoro per ora completato. Ho bypassato semplicemente il boiler e ho messo in collegamento diretto il resto dell'impianto. Il boiler è vuoto e d'ora in poi ci faremo una doccia fredda. No ragazzi, io no! no, ma ci scalderemo l'acqua con una pentola con la piastra a induzione e poi useremo il boilerino del Decathlon che usavamo una volta con la nostra doccetta, però ci facciamo la doccia dentro alla nostra cabina, ma con il boiler portatile del Decathlon. Ora chiudiamo tutto e poi ci piazziamo quella notte. Buongiorno amici, ben trovati. Oggi giornata tappata, bella grigia, ma d'altronde le previsioni meteo mettevano qualche giorno di pioggia. Le prenderemo, pazienza. Allora, siamo ripartiti dal lungo fiume, un piccolo fiume dove abbiamo dormito, lì intorno c'era una radura verde e siamo stati molto bene, molto silenzioso. Fatto colazione, siamo già su Charlie e siamo in strada, stiamo proseguendo rispetto alla Serbia in direzione ovest. Ci aspetta fra poche ore un altro attraversamento di confine. Ebbene sì, ci piacciono questi border e li facciamo. No, visto che l'altra volta allo scorso confine ci hanno fatto fare tutto in 5 minuti, noi vogliamo ormai un confine tosto, vogliamo divertirci. Sta a vedere, al prossimo ci aprono Charlie, ci sbualtano tutto. No, Scherziamo. Vabbè, scherziamo. No. Allora, intanto vi faccio vedere i prezzi del diesel. Sono 195 dinari serbi per il diesel, ovviamente, che corrisponde ai noi a 1,66 euro. Praticamente dalla Bulgaria alla Serbia abbiamo perso almeno 30 centesimi. Noi lo sapevamo e abbiamo fatto il pieno prima di uscire dalla Bulgaria. Dopo pochi chilometri dalla partenza già troviamo una grande città, che è questa, e è la città di Nice. Sembra piuttosto grande. Guardate questi scatoloni di cemento, ragazzi. Questi sono scatoloni di cemento. Mamma mia. Non lo so, secondo me sbagli piano e vai dalla signora a fianco a te. Magari ha fatto le lasagne. Sì, certo, le lasagne serbe, tipiche. Magari sbagli piano e ti trovi il piatto di lasagne. E trovi il ragù pronto. La pizza. E trovi il ragù pronto. Queste sono le voglie, no? Che ci vengono in mente del cibo italiano che ci manca. E la birra Moretti, ragazzi, è anche sul Palazzo Serbo. Guardate là, con una bella pizza. L'abbiamo chiamata. È la sua. Vuol dire che la dobbiamo mangiare presto. È arrivato il cartellone con la pizza e la birra Moretti. Qui un bello orologio con Palazzo Storico e da quest'altro lato, non so se lo vedete, una pubblicità per il richiamo alle armi da parte del governo, con un'immagine molto forte, un soldato che spara. I carri armati. E i carri armati, sì, contrasti incredibili veramente. Sto notando, a parte tutto, molti esercizi commerciali, bar, ristoranti, gelaterie con insegna italiana. Quella era un pub, ristorante, Tutto Passa si chiamava. Poi c'è I Love Gelato, che c'era la bandiera italiana, poco prima una gelateria. Limone Dottori del Gelato. Limone Dottori del Gelato, cioè i gelati mi sembra che vadano per la maggiore.
Qui siamo abbastanza in centro con un palazzo storico e a fianco questa cupola vetrata. C'è il corso. Questo è il corso, centrale, sì, guardate il corso. Abbiamo visto anche la città. Pizza House, la pizza ovunque. Abbiamo fatto anche il tour sightseeing di Nice. Abbiamo fatto una deviazione perché c'erano dei lavori stradali, purtroppo non erano segnalati, ci siamo un attimo un po' persi nei meandri di queste stradine. E poi i cartelli sono scritti in cirillico, spesso e volentieri, anche queste delle deviazioni. A volte non c'è la lingua, doppia lingua, insomma, latina, e quindi è dura. Non hai studiato, cirillico? No. Te? Mannaggia, Fede. Poi non abbiamo nemmeno Google Maps, ma usiamo Maps.me, quindi mappe non in linea, quindi non sono aggiornati ai lavori. Sì. Le strade si fanno sempre più strette. Ovviamente non ve l'abbiamo detto, questa è una zona prettamente pianeggiante e assolutamente agricola, quindi coltivazioni, trattori, frutteti, campi, per lo più sono campi. Everybody had a hard year. Nobody got their pay. What a time for the lonely ones. Vuoi sapere quanti camper italiani sono mai passati da qui? Per lo più hanno questi granai, diciamo così, questi fienili. Vedete dove ci conservano appunto la paglia, il fieno. Questo paese si chiama Balicevac. Una meta imperdibile. O pronunciare simile. Stradina stretta, vanno come serpenti. Guarda questa. Qui hai proprio l'impressione che il tempo veramente si sia inchiodato, fermato, cioè non c'è nulla che ti riporti alla realtà attuale. All'attualità. Anche i mezzi, i trattori sono quelli di un tempo, i carretti, tutto fermo. Veramente, cioè io mi ricordo, mi dà un po' l'idea di quando giocavo al podere di mio nonno, no? Queste cose insomma in campagna. Insomma, ti richiama, ti evoca queste sensazioni. Bene, bene. We'll settle down, we'll older, we'll be alright. Somebody let's marry. It's getting hard to breathe. Qualche casa l'hanno ristrutturata, guardate questa ad esempio è più moderna, con la canna fumaria moderna. Poi accanto c'è il fienile tutto sgarrupato. I'll be the great liberator and set somebody free. There's time to talk about it later. Come on, we gotta leave. I'll be alright. Qui stiamo entrando in una grande città, questa si chiama Procuplie e stiamo notando che i negozietti sono aperti, per lo più quelli alimentari. Panetterie, ricordiamo è domenica, infatti panetterie, frutta e verdura, questi negozi qui sono aperti. Abbiamo lasciato un po' la pianura e abbiamo preso una deviazione, è una strada diciamo di taglio che ci porta un po' verso nord-ovest, però sale un pochino, stiamo aggirando questa piccola montagna. Poi fra un po' ci fermeremo, pausa pranzo, perché mica ci vorrete smagriti, dobbiamo mangiare. Qui c'è un bel lago, stiamo costeggiando e anche stiamo costeggiando grandi botti di vino, perché abbiamo scoperto che questa zona ha tantissimi vigneti e è una zona appunto di produzione di vino. Abbiamo visto tante persone che stanno legando le viti, stanno aggiustando, potando, insomma c'è un gran lavoro dietro a questi vigneti. Il paese si chiama Zlatari e probabilmente anche il lago, non abbiamo trovato informazioni sul nome del lago. Continuo a ripetere che qui nell'interno della Serbia il tempo si è bloccato, non sanno che cosa possa essere. È una cosa incredibile. Se passate da queste parti venite davvero a vedere, perché è uno spaccato di vita incredibile. Ci saluta la municipalità di Brus.
Bye bye. Però guardalo anche il fiume è bello largo. Abbiamo fame, è decisamente l'ora di pranzo perché sono l'1:30 e quindi da ora in poi cerchiamo a vista così un parcheggino, un posticino al volo dove fermarci un attimo per fare pausa pranzo. E dopo uno spuntino veloce siamo ripartiti. Il tempo lì per lì ci aveva fatto preoccupare perché ha iniziato a piovere, poi però ha smesso subito e vedete là sembra un po' più aperto. Noi andiamo là. Sei Mi contento? pare giusto, certo, noi si segue il sole, il solicino, lo seguiamo. Comunque abbiamo fatto un calcolo più o meno ancora circa 200 km, un 4 ore al nuovo confine. Ormai lo passiamo in giornata. Eh sì. Intanto chiese È un campo. e un camper, il primo che abbiamo incontrato. È tornato di nuovo il nuvoloso, mancano ragazzi una trentina di chilometri al confine e non sapremo come al solito se potremo riprendere in dogana e quindi c'è Santa Dashcam riprenderà lei. Sì, ma dove andiamo? Vero, non si è detto che si va. Non l'abbiamo detto. È lì che ti voglio. È presto fatto, andiamo per sottrazione perché la Serbia praticamente da una parte sotto al Kosovo e vi abbiamo già detto che non abbiamo fatto l'assicurazione supplementare per Charlie e quindi non entreremo in Kosovo. Veniamo dalla Bulgaria che praticamente è al lato est e al lato ovest cosa c'è della Serbia? È un paese non tanto grande, molto piccolino, però che vogliamo visitare ed è il... Dai che lo sapete, dai che lo sapete. Se non sapete ve lo diciamo noi. È il Montenegro! Montenegro e vai! Nuovo paese per Charlie e anche per noi. Passiamo da questa frontiera un po' in mezzo ai boschi qua, in mezzo alle vallate, non sappiamo bene cosa aspettarci. 30 km potrebbe essere veloce, ma potrebbe essere che ci trattengano alla frontiera e magari i tempi si allunghino. Quindi forse ci vediamo direttamente domani in Montenegro se non passiamo la notte in dogana. No, ci scherziamo sempre, però sono veramente un'incognita, eh. Ci siamo fermati un attimo, fuori si è rimesso a piovere, vi raccontiamo quello che è accaduto in dogana, perché all'inizio ci è presa malissimo, ma poi dopo ci è presa anche a ridere, perché ripensando a mente fredda a tutto l'accaduto veramente l'abbiamo presa a ridere. Ma surreale direi. Perché è talmente surreale che non sì. poteva essere altrimenti. In tutti gli anni che viaggiamo non c'era mai capitata una cosa del genere. Mai successo. Mai. Noi abbiamo messo su Google Maps il paesino dove volevamo arrivare. Sappiamo che per passare dalla Serbia al Montenegro sulla mappa abbiamo visto ci sono 3 dogane principali sparse lungo il confine, esatto. E questa era quella più vicina al nostro tragitto. Le abbiamo dato la destinazione, quindi tranquilli. Quando ci siamo avvicinati abbiamo iniziato a vedere che qualcosa non tornava, sì, perché c'erano un sacco di lavori e poi a un certo punto siamo arrivati al primo passaggio di dogana, che poi però sarebbe l'uscita dalla Serbia praticamente, come funziona sempre, no? L'uscita da un paese, poi c'è il territorio di nessuno nel mezzo e poi c'è la dogana successiva per l'ingresso nel nuovo paese. Però l'uscita dalla Serbia era alquanto strana. Era molto strana perché non sembrava affatto un passaggio di dogana, c'era un container
visto che c'erano i lavori, c'era una sbarra, io pensavo che fosse un casottino dove si ritrovano i lavoratori, e invece era l'ufficio di uscita. Sì, poi la conferma è avvenuta dal fatto che innanzitutto c'era una bella bandiera serba, e poi a conferma del tutto è uscito un ufficiale di dogana vestito proprio con la divisa. Si è avvicinato al finestrino, abbiamo tirato giù il vetro e gli ho allungato i passaporti. L'ho salutato ovviamente in inglese, e quindi lui praticamente ha detto: ma come dire, cosa ci fate qui, no? Anche io e Fede ci siamo guardati, cioè gli abbiamo detto, gli si è chiesto: ma è la dogana, no? E lui a quel punto ha capito? Ha capito un po' che c'era stato un misunderstanding e ha detto: sì, però questa è una dogana praticamente riservata al passaggio, diciamo così, dei paesani, perché noi stavamo lasciando un paesino in Serbia, come se fosse proprio un corridoio, un collegamento tra i due paesini, l'ultimo quello serbo e il primo quello montenegrino. Però noi ci siamo stretti nelle spalle, come dire: ma non possiamo passare. Allora lui ha preso i passaporti, è andato dentro, si è consultato con l'altro che era dentro, l'altro ufficiale, hanno parlottato un po'. Poi è uscito fuori, ha detto: ma per me sì, però non so dall'altra parte se poi vi appongono il timbro. Vabbè, che ci importa, basta ci fai passare. Quindi sì, lì per lì tutti presi dell'euforia, ha detto: vabbè, pazienza, andiamo, perché era tardi, si stava facendo tardi. Ho detto: se ci fai passare, grazie, l'abbiamo ringraziato. Anche perché l'altra dogana sarebbe stata a oltre 100 km, senza Esatto. contando tutto il giro intorno alle montagne. Da ricordare è che il Montenegro è per la maggior parte montuoso, quindi per andare da qui a là c'è da fare un giro pazzesco. La dogana è sopra i 1000 metri. Si sale a livelli, poi si riscende, insomma, quindi era tardi, non volevamo fare mezzo Montenegro per andare alla dogana successiva. E quindi ringraziandolo, ok, ci ha ridato i passaporti, ci ha alzato la sbarra e siamo passati. E da lì è successo il finimondo, perché ci siamo ritrovati Ora ci rido, in mezzo, non dico in mezzo a campi, però una strada mezzo al bosco. Mezzo al bosco, perché la strada a un certo punto è finita. C'era tutta una strada in costruzione. Proprio strada in costruzione. A un certo punto siamo andati su 2 livelli, c'era un terrapieno da una parte e dall'altra no. E meno male siamo andati nella parte bassa, perché la parte alta del terrapieno la stavano costruendo e poi c'era il dirupo che finiva, se no toccava tornare indietro su sassi, una roba allucinante. Praticamente diversi. Perché l'ufficiale, mi sono dimenticata, perché gli abbiamo chiesto: ma quanto c'è da qui all'accesso al Montenegro? E lui ha fatto: ma 10 minuti, ha detto, sì, così 2-3 chilometri. Sì, 2-3 chilometri, ma non ci ha assolutamente specificato che era una strada in mezzo al bosco e in costruzione. E da un momento all'altro noi, tarda sera in quel modo, pensavamo che uscisse qualche animale strano. Ho detto: qui esce un orso sicuro. No, e poi c'erano anche dei bivi ogni tanto, delle sterrate, che vai a sapere qual è la strada giusta. Ti ritrovi in mezzo in terra di nessuno, in mezzo al bosco, poi magari ti arrivano i militari all'improvviso. Passato questo tratto di strada impraticabile, siamo arrivati davanti al casottino d'ingresso. Un altro casottino, un altro piccolo container con un'altra sbarra con i cartelli con scritto Montenegro eccetera eccetera. Abbiamo capito che era l'accesso in Montenegro. Fatto sta che, come ci vede arrivare, ovviamente ci sono tutte le telecamere, esce un tizio alquanto impostato rigido, sapete, proprio quelli con la mascella contratta, no? Viene qua, ci squadra Charlie da tutte le parti, ci guarda e dice subito: voi avete sbagliato strada, così con un tono. Dove andate voi? Che fate qui? Ma così con gli occhi stralunati, con la faccia un po' tesa. E noi mi scusi, ci siamo un po' insomma, arrampicati. Un po', sì, cercando di essere più. Lui non parlava tantissimo inglese, no. Quindi diciamo con un po' di traduttore, con una mezza parola di inglese. Ovviamente il montenegrino, insomma, o lo slavo o il serbo non lo sappiamo. Gli abbiamo mostrato di nuovo i passaporti, abbiamo detto: siamo italiani, vogliamo raggiungere, e gli abbiamo detto il nome di questa località. E lui ha detto: no, proprio col dito così: no, questa non è la dogana giusta, tornate indietro. chiusa, tornate indietro. Io e Fede lì, e noi siete la morte, cioè proprio. La strada allucinante, era ormai buio, e poi dove vai a dormire, come fai? Eravamo nel mezzo, considerate, nel territorio boscoso fra i due paesi. In quel momento, grazie al cielo, è uscito un secondo ufficiale di dogana, il collega del primo, che sembrava un pochino più sorridente, perché deve aver capito l'inghippo, e è uscito e sorrideva, e ha guardato la targa, ha fatto: italiani, subito, no? E allora
allora noi abbiamo salutato col sorriso: italiani, buonasera, insomma qualche parola di inglese anche questo la masticava, e gli abbiamo fatto vedere i passaporti anche a lui. Allora hanno parlottato tra di loro, e il secondo era un pochino più accomodante. Noi abbiamo detto abbiamo sbagliato, perché a quel punto avevamo capito, no? C'era stata Sì, loro hanno capito che noi ci sarà fondamentalmente persi. Esatto, quindi ha guardato appunto i passaporti, e poi il secondo, quello più carino diciamo così, ha chiesto il telefono a Fede, perché Fede aveva il cellulare qui sopra davanti al cruscotto con l'impostazione della strada. Sì, c'era ancora Google Maps, il sentiero, mancano X chilometri, mi ci faceva vedere il percorso. Io ho detto guarda, Google Maps, noi dobbiamo andare in questo paese. Lui ha detto fammi vedere il telefono, ha constatato che effettivamente Google Maps ci stava facendo passare da lì, lui ha capito che ci stava portando fuori strada, ci siamo persi. Successivamente poi l'abbiamo capito anche noi, ma lì non l'avevamo capito. No. Hanno poi guardato dentro, Charlie, hanno aperto esatto, tutto. Abbiamo aperto tutte le porte, guardate tutto. che volete. Fate che volete, basta che ci facciate passare. Esatto, hanno guardato dietro, hanno voluto vedere le sacche, perché le bici non le teniamo chiuse nelle sacche, hanno voluto guardare dentro, ma noi non avevamo nulla da nascondere, non portavamo niente. Solite domande di rito: avete alcol, cose del genere. Quindi a quel punto anche il primo si è un pochino più ammorbidito, perché hanno capito proprio la toppata galattica, esatto. che abbiamo fatto. Si sono chiusi nel casottino qualche minuto, noi lì che ci colava con i passaporti nostri, e sapendo che non potevano timbrarli, non sapevamo nemmeno se li potevano registrare. Voi pensate, a un certo punto sono usciti, ci hanno dato i passaporti, hanno aperto la sbarra e hanno detto andate. E noi siamo rimasti con il dubbio che ci avessero poi effettivamente registrato l'ingresso nel paese, perché quell'altro ci aveva detto non ci potevano mettere il timbro. Questi sembravano un casottino. No, era una cosa insolita, tutto insolito. Tutto meno che poi magari dalle immagini della dashcam si capisce. Sì, poi ci ha dato le indicazioni per il paesino, e anche lì abbiamo fatto una strada, una mulattiera, ragazzi, larga 1,5 metri, poco più, che noi come ci siamo chiesti ma come fanno le persone a passare da questa dogana? Poi col seno del poi, il giorno dopo, a mente fresca, abbiamo riguardato un po' le mappe e abbiamo scoperto che effettivamente la dogana c'era, ma era qualche chilometro più là, e Google Maps ci faceva fare un taglio e ci ha fatto fare sta strada sterrata. Pensate che danni che combina Google Maps. Ma poi noi abbiamo anche zoomato per essere sicuri, e c'erano effettivamente scritto border cross, no? Sì, come viene quindi la dogana c'era, e noi abbiamo dato quella per buona. Ma loro ora col senno del poi capiamo come mai loro gli sono caduti le palpebre, perché dicono ma questi con il camper, che poi hanno chiesto ma è un camper, no? Sì, è un camper, turisti, noi siamo italiani. Avranno detto ma questi pazzi scatenati turisti, ma perché vogliono fare sta dogana che praticamente poi, capendo dopo, è solo locale, cioè dal paesino al paesino, per non fargli fare altri chilometri li fanno passare, ma è una dogana minima, in mezzo al bosco, cioè quindi si saranno chiesti ma questi che vogliono, no? Sì, e anche dalla mappa cartacea noi avevamo visto che c'era questa dogana, poi l'abbiamo postata nel navigatore, poi non siamo stati a ricontrollare se fosse effettivamente quella, l'abbiamo dato per buono. Quindi successivamente, quando ci siamo un attimo ripresi, prima poi dopo ci siamo sbellicati dalle risate, solo successivamente a quando siamo usciti dalla strada salvi, perché quella strada veramente era impegnativa. Fede è stato bravo a guidare Charlie, che comunque è 6 metri in quella stradina di montagna tutta tortuosa, stretta, perché la carreggiata era stretta, molto stretta, quindi una volta arrivati a valle, diciamo così, abbiamo la gocciolina, abbiamo tirato il sollievo. Una roba surreale, mai successa. E rimaniamo con questa incognita che non sappiamo se siamo clandestini in terra, non registrati. Poi c'è ancora l'incognita dell'uscita, perché non sapremo se effettivamente non abbiamo visto, noi eravamo vicini al casottino, non abbiamo visto né sentito apporre il famoso timbro, e ce l'avevano anche detto. Noi speriamo che sia stata registrata all'entrata tramite il chip. Lo scopriremo quando usciremo dal Montenegro, perché magari ci fanno storie e dicono, sia noi che il mezzo dicono ma questi da dove siete entrati? Infatti. E poi abbiamo scoperto anche che appunto la dogana, quella ufficiale, non era 150 km, no, era pochi chilometri, ma pochi chilometri, quindi lì ci è venuto un po' da ridere. Però sì, ma inizialmente ci è preso un magone, perché ho detto sta a vedere, ora tocca rifare sta strada e fare 100 km. Comunque alla fine, come si dice, tutto è bene ciò che finisce bene e ce la siamo cavata per ora. Quindi per ora noi ora passeremo la giornata in questo paese dove siamo arrivati. Tanto oggi pioverà tutto il giorno, e domani speriamo che migliori la situazione.